Io ho iniziato 10 anni fa, nel 2011, e presentai un progetto di realtà aumentata di un Todi come città museale di superficie. Era un progetto già abbastanza complesso all'epoca, era tutto implementato con un sito internet e una serie di esperienze sul territorio. Purtroppo però già all'epoca comunque era un'idea forse un po' troppo avanzata, nel senso che dall'amministrazione comunale non fu accolta, cioè è piaciuta come idea, però non ha avuto seguito perché ovviamente già all'epoca comunque c'era bisogno di connessioni internet abbastanza veloci, mancavano le infrastrutture sostanzialmente e quindi comunque poi non ha avuto seguito. Io ho continuato a seguire altri progetti di realtà aumentata nel tempo, però sempre più legata al lavoro con i droni che noi normalmente facciamo e quindi sempre in qualche modo collegato al turismo, perché quello è un aspetto estremamente importante. Sì, la tecnologia va avanti, le infrastrutture oggi sicuramente ci sono più avanzate, la rete internet è più veloce, c'è possibilità di connessione oramai veramente ovunque, anche con l'implementazione qui in Umbria del 5G su parecchie aree, e quindi questo ci consente oggi di sviluppare progetti molto più interessanti. Quindi diciamo che un aspetto importante non è solo quello di poter produrre contenuti di realtà aumentata, ma soprattutto quello poi di poterli poi proporre al mercato, soprattutto al mercato poi delle amministrazioni pubbliche, che è quello più legato tra virgolette alla tradizione. È difficile far comprendere a molti di questi amministratori quelle che sono le reali potenzialità. Per il resto la tecnologia c'è, dal punto di vista dell'hardware ci sono oramai, diciamo, la potenza di elaborazione è molto elevata rispetto a 10 anni fa. E la connessione ce l'abbiamo, quindi serve solo mettere insieme, diciamo, le rispettive competenze, sviluppare contenuti che siano anche fruibili in modo, tra virgolette, leggero, ma nello stesso tempo divertente, nel senso che poi già all'epoca io immaginavo di poter, che tramite la realtà aumentata anche l'implementazione di videoclip, di speaker che raccontavano la storia dei vari monumenti, dei vari luoghi, semplicemente inquadrandoli con didascalie e così via. E questo era 10 anni fa. Oggi si può fare molto di più, oggi si possono implementare anche dei modelli tridimensionali, immaginare dei monumenti nella loro interezza, inquadrare, vedere un rudere, ma poi con la realtà aumentata vederlo nella sua immagine originaria. Quindi le tecnologie che possiamo mettere in gioco sono veramente tante, ma servono competenze adeguate, hardware adeguati, l'infrastruttura oggi c'è, quindi è possibile farlo.